Oggi abbiamo fatto le pettole pugliesi, si fanno sia salate che dolci. Vedete, stiamo farcendo una salata, guardate all'interno che belle, hanno persino l'alveolatura, vengono perfette con la nostra ricetta. Sono delle palline fritte praticamente, di pasta lievitata. È una ricetta che in Puglia, ma in tutto il sud Italia, facciamo con nomi diversi. Vediamo, le pettole pugliesi. Queste sono quelle dolci, con lo zucchero. Gli ingredienti che utilizziamo per fare le pettole pugliesi sono 500 g di farina zero, 400 ml di acqua, 12 g di lievito di birra, un cucchiaino di zucchero, una patata piccola lessa, questa patata è da circa 120 g, un cucchiaino colmo di sale. Per friggere utilizzeremo l'olio di arachidi, 800 ml. Se deciderete di fare le pettole dolci vi servirà dello zucchero per cospargerle. Cominciamo ad impastare quindi le pettole versando la farina in una ciotola. Facciamo il classico buco al centro e ci mettiamo la patata che abbiamo schiacciato, il lievito, lo sbricioliamo, lo zucchero e cominciamo ad impastare versando l'acqua piano piano. L'impasto è abbastanza semplice, vedete, ricorda un po' quello della nostra focaccia, no? O dei panzerotti. Sì, un po' più lento. Eh sì. Quindi l'impasto risulterà un po' più lento rispetto a quello della focaccia barese o dei panzerotti baresi, però un po' lo ricorda. Tant'è che noi a Bari in realtà le pettole le chiamiamo le popizze, o meglio in dialetto barese Le popizze. le popizze. Quindi non le chiamiamo pettole a Bari, nel barese. Tra l'altro, se non siete di Bari e vi trovate a Bari, quando sarà possibile fare un viaggetto in Puglia, potete andare a gustare le pettole baresi, ossia le popizze, da Maria delle Sgagliozze, una vecchietta di 90 anni che è lì col pentolone a friggere le sgagliozze e le popizze, per una vera esperienza barese. Abbiamo aggiunto il sale nel resto dell'acqua, un cucchiaino colmo, e versiamo l'acqua. In quanta acqua più o meno va versato il sale? 100 ml. Ok, quindi negli ultimi 100 ml ci versiamo poi un cucchiaino di sale. Continuiamo, vedete, ad impastare con la mano e versiamo l'acqua. L'acqua è tiepida ed impastiamo. Come al solito noi vi diciamo tutti i passaggi, i segreti per far venire bene le ricette. Sappiamo che è una ricetta regionale, quindi magari, visto che ci seguite in tanti da fuori dalla Puglia, se non vi diciamo tutti i passaggi potreste fare degli errori. Oppure magari è la prima volta che fate le pettole in vita vostra, perché l'avete visto fare alle nonne, alle zie. Noi vi spieghiamo tutto. Una ricetta dettagliatissima e tra l'altro sul nostro sito www.cucinageek.it trovate tanti suggerimenti per far venire bene questa ricetta. Quindi si impasta con forza, la forza che contraddistingue le signore della città vecchia. E quando le mangiamo noi le popizze in Puglia, a Bari, in realtà tutto l'anno, sono degli antipasti che vanno benissimo col pesce, con le rape stufate, con le alici sott'olio, con i pomodorini, con tantissimo, ovviamente, come mangiare del pane fritto, alla fine sono delle frittelle, se le mangiate salate. Se le mangiate dolci invece basta cospargerle di zucchero, qualcuno ci mette il miele e il vin cotto. Noi non lo facciamo, ci mettiamo solo lo zucchero. E
e si mangiano soprattutto dolci nel periodo natalizio. Si comincia più o meno dal giorno di San Martino, che annuncia l'arrivo del nuovo vino. Poi c'è la vigilia dell'Immacolata, in cui si tende a mangiare le pettole, i panzerotti, e poi ovviamente appunto tutto l'anno come antipasto. I bambini, inutile dirlo, li adorano. Dopo 10 minuti di lavorazione dell'impasto comincerete a vedere come delle piccole bolle sull'impasto. Questo vi fa capire che è pronta. E soprattutto, vedete, l'impasto deve avere questa consistenza che state vedendo. Ecco qui. A questo punto lasceremo lievitare il nostro impasto per circa 2 ore in un luogo non troppo freddo. Passate 2 ore, vedete l'impasto è ben lievitato e adesso friggeremo. In una pentola abbiamo messo l'olio e lo stiamo riscaldando per friggere. Ci siamo armate, vedete, di cartapaglia. Mettiamo il cucchiaio, vedete, in una ciotola con l'acqua, prendiamo l'impasto, ci aiutiamo un po' con l'altra mano, lo mettiamo nell'olio. Nella città vecchia di Bari potrete ammirare tantissime signore fuori ai sottani che fanno proprio le pettole in questa maniera con il cucchiaio. Queste vanno mangiate subito, inoltre, è importantissimo, appena fritte si mangiano. Addirittura quando si preparavano in famiglia, appena era pronta una, subito si mangiava, quindi si mangia mentre si frigge in realtà, un po' come per i panzerotti, stessa cosa. Sono tradizioni familiari che è bene mantenere. Eccole qui, vedete, sono delle palline lievitate e fritte. Queste sono le pettole o popizze, semplicissime. Le faremo sia dolci che salate. Vi facciamo vedere poi la nostra versione salata, come la andiamo a condire con le rape stufate baresi, di cui tra l'altro vi abbiamo fatto vedere la ricetta. Andatevela a vedere se l'avete persa. Altra ricetta super facile e veloce. E appena si sono un po' dorate le togliamo, non fatele bruciare ovviamente. Per quanto riguarda l'origine di questa ricetta, è una ricetta povera. Alla fine gli ingredienti è massa fritta, si tratta di una ricetta veramente basic, però sapete quanto a noi piacciono le ricette antiche, contadine, semplici, sono le più buone. In Puglia si preparano, vi abbiamo detto, per San Martino, per l'Immacolata, ma anche per il giorno di Santa Lucia. Ed è street food alla fine, street food pugliese. Tra l'altro questa è una ricetta pugliese che ci avete chiesto veramente in tantissimi. Ce lo scrivete sempre, fate le pettole, voi che avete fatto tutte le ricette pugliesi vi mancano le pettole, quest'anno vi abbiamo accontentati. Adesso vi facciamo vedere l'altro metodo, quello per cui ci vuole molta manualità. Vedete, si prende l'impasto con le mani
e si mette nell'olio. Con questo vi sbrigate. Quindi con la nostra dose, vedete, vi escono più o meno questa quantità di pettole, 2 o 3 ce le siamo mangiati mentre stavamo friggendo, quindi non ci sono, e vi facciamo vedere adesso come le mettiamo nello zucchero e come le rendiamo salate, quindi come si farciscono. Quindi vedete, le si prendono e le si mettono direttamente nello zucchero, come si fa anche con la ricotta fritta che vi abbiamo fatto vedere. Tutto fritto. E così diventano dolci. Ci potete mettere appunto il miele, il vincotto, come preferite. Queste sono le classiche pettole dolci, buonissime. Adesso vi facciamo vedere come facciamo quelle salate. Le abbiamo fatte più grandi in modo da tagliarle a metà e dentro ci mettiamo le buonissime rape stufate che abbiamo già pronte. E potete servirle così negli antipasti. Un accorgimento: se volete mettere meno lievito di quello che abbiamo utilizzato noi, quindi per esempio la metà, dovreste fare una lievitazione lunga. Quindi dovete far lievitare l'impasto che fate nella stessa maniera ma con meno lievito per un'ora. Poi dopo l'ora lo mettete in frigorifero per tutta la notte, lo tirate fuori il giorno dopo, lo fate portare a temperatura ambiente, quindi lo lasciate fuori e appena avrà raggiunto la temperatura ambiente, appunto, potete cominciare a friggere. Così è veramente una goduria assurda. Non immaginate quanto siano buone le pettole con le rape. E la ricetta è terminata. Se vi è piaciuta la ricetta, come al solito fatecelo sapere nei commenti, scriveteci quale altra ricetta pugliese volete vedere, seguiteci su Facebook, su Instagram e iscrivetevi al nostro canale YouTube Cucina Geek, in modo da ricevere le notifiche tutte le volte che facciamo una ricetta come questa. Alla prossima ricetta, ciao!